Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi della strega di Ex Hollow. Non vi nego che, insomma, questo argomento mi affascina particolarmente molto. Pensate che la caccia alle streghe, ovvero la ricerca e la persecuzione di individui, per la maggior parte donne, come sicuramente molti di voi sapete, sospettati di compiere sortilegi e malefici, ebbe grosso modo luogo in Occidente dal XV secolo fino agli inizi del XVIII, a causa di un pressante fanatismo religioso. In America però purtroppo la psicosi andò molto oltre, durò molto più tempo, e pensate che si dilungò fino quasi alla metà del secolo scorso. Ma restando nel nuovo mondo, nel mondo attuale insomma, sicuramente la maggior parte di voi avranno sicuramente sentito parlare del processo delle streghe di Salem, che si svolse nel Massachusetts. Questo è il più grande e storico processo americano appunto contro le streghe, ma non di certo l'unico. Al pari della dura repressione europea, anche negli Stati Uniti la caccia alle streghe e ai stregoni era davvero molto aspra e violenta, e bastava un semplicissimo dubbio, un semplicissimo sospetto per scatenare su una persona atti di violenze inaudite. Nel 1928 ne fu vittima un uomo della Pennsylvania di nome Nelson Ray Meyer. Nel piccolo paesino di Ex Hollow c'è una casa apparentemente come tante altre, interamente costruita in legno e con un giardino che la circondava, immersa nel verde e adagiata al lato di una stradina di campagna non molto frequentata a suo tempo dalle persone. Ma quella casa tutt'oggi non ha inquilini e viene evitata come la peste. Ma non solo da alcuni, da chiunque passi in quelle vicinanze. Addirittura pensate che alcuni proprio evitano quella strada, fanno il giro nei boschi piuttosto di passarci accanto. Questa casa infatti è al centro di una storia e legata ad un episodio infamante per tutta la contea di York, ed è da tutti considerata una casa stregata e non solo, ma addirittura sede di occulti e malefici. Ma ragazzi, andiamo ai fatti. Nella casa in questione, all'inizio del 1900, viveva un uomo calmo, tranquillo, Nelson Remier, che era un commerciante che amava, insomma, nel suo tempo libero, fare qualche passeggiata nei boschi e leggere qualche libro nel suo giardino. Diciamo che se la passava piuttosto bene questo signore, faceva una vita tranquilla e senza alcun tipo di problema. Al contrario, John Blamire, che fu un suo vicino di casa, non se la cavava piuttosto bene, era molto sfortunato, sia nell'amore che nel lavoro dei suoi campi, che venivano costantemente, pensate un po', invasi dalle acque di un torrente poco distante e invasi da animali selvatici che gli distruggevano ogni cosa. Forse per l'invidia, forse per qualche discussione che andò oltre le semplici parole, si convinse che Nelson Remier fosse la causa di tutte queste sue sfortune. Ma era il 1928 ragazzi, e dopo una lunga e spiegabile malattia, John Blamire cominciò a sospettare che tutti i suoi guai appunto fossero causati dal suo vicino di casa, che al contrario, anche in pieno inverno, sembrava addirittura essere immune persino al freddo. Troppo sospetta come cosa. Non poteva essere che lui la causa dei suoi guai. E se effettivamente gli avesse lanciato una maledizione? Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, condividetelo, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma torniamo a noi, perché un giorno l'uomo andò a trovare una giovane donna di nome Nellie Knoll, che con Remier aveva intrattenuto una relazione, che dopo poco tempo lei era stata cacciata dalla casa in malo modo dopo un aspro litigio. Questa donna, molto probabilmente a causa di questo amore non corrisposto, apro e chiudo una piccola parentesi ragazzi, perché c'è addirittura chi parla di un figlio illegittimo non riconosciuto da Remier. Comunque decise di infamare pubblicamente appunto Remier, accusandolo di stregoneria e affermando di averlo visto scagliare una maledizione su Blamire. Questa donna in realtà era considerata un po' strana, ma non solo da alcune persone, da tutti gli abitanti di Ex Hollow. Ma sapete perché? Perché aveva dei comportamenti molto strani, molto bizzarri, ma soprattutto per una cosa, per la sua fede animista. Si curava con strani intrulli preparati da sé e viveva ai margini di un bosco, uscendo solo negli orari notturni. Insomma, ovviamente a quel tempo molti, anzi tutti credevano che fosse una strega, e proprio per questo motivo diedero peso delle sue parole accusatorie nei confronti di Remier. Lei stessa consigliò a Blamire di liberarsi da questa maledizione, bruciando il libro degli incantesimi che Remier possedeva, perché da che mondo è mondo, ogni strega o stregone ha un libro di formule diciamo strane, con cui lancia le sue fatture sulla povera gente. Blamire le diede ascolto e dopo aver trovato e bruciato questo libro avrebbe dovuto anche raccoglierne le ceneri e seppellire insieme a una ciocca di capelli dello stregone in un luogo benedetto. E pensate un po' ragazzi che seguendo queste semplici istruzioni tutte le sfortune di Blamire sembrerebbero essere scomparse come per magia. Ma non solo, e lo spirito del malvagio Remier non avrebbe mai più potuto nuocergli. Ma ragazzi, fermiamoci un secondo e facciamoci un attimino questa domanda. Un libro di incantesimi, di formule strane. Come faceva a sapere Nellie Knoll che a casa di Remier c'era un tale libro? Lo sapeva bene invece, perché ci è vissuta proprio per molto tempo in quella casa, e si riferiva a The Long Lost Friends, un volume
volume conosciuto anche come Pao Pao, scritto dal tedesco John George nel lontano 1870, che conteneva una serie di incantesimi, alcuni antichi rituali di guarigione e ricette conosciute da tutti gli abitanti irlandesi della Pennsylvania. Neil era certa che quel libro era ancora in possesso di Remeir, che custodiva ogni tomo del volume molto gelosamente, nonostante l'abbia letto decine e decine di volte. Fu così che Blymer, a un certo punto, insieme a dei suoi amici creduloni, si recò nella casa di Remeir per cercare appunto questo volume. Non sapeva però che Remeir custodiva parte dei suoi volumi in una bacheca in cantina assieme ai vini, perché pensava che l'umidità del luogo custodiva meglio il libro, tenendolo lontano dalla muffa. Ma non trovando il libro dello stregone, sapete cosa decise di fare? Decise di mettere una volta per tutte fine alle sue sciagure, ricorrendo all'estremo rimedio: uccidere Remeir e bruciare la casa. I tre durante una notte tornarono a casa di Remeir, perché erano in tre queste persone praticamente insieme a Blymer che fecero questo gesto, e tornarono con un fucile, con delle corde e con dell'olio. Sfondarono la porta della casa, lo immobilizzarono, lo legarono ad una sedia e quindi gli diedero fuoco. Così facendo, in quel modo, non solo l'autore delle maledizioni, ma anche il famoso libro, che doveva essere nascosto per forza da qualche parte, sarebbero stati bruciati. Ragazzi, come sempre, mettete nei commenti voi invece cosa ne pensate di questa storia. Nella biblioteca pubblica di New York, i quattro acchiappafantasmi si trovarono faccia a faccia davanti a una figura eterea, quello dell'ex bibliotecaria Eleanor Tweed. Ecco, qualcosa di simile accade anche in Indiana, nella città di Evansville. La Willard Library si trova sulla 21esima Avenue e fu trasformata in biblioteca nel lontano 1885 e tutt'oggi è la più antica libreria dello Stato. Ma le centinaia di visitatori che ogni giorno si recano in questa libreria non sono affatto gli unici ospiti silenziosi. C'è appunto anche lo spirito di una donna che appare velata di grigio, che alcuni sostengono che sia Louise Carpenter, figlia del fondatore della biblioteca, William Carpenter. Molti dipendenti della biblioteca sostengono che la Grey Lady, perché viene definita così in inglese, non è malvagia, non è cattiva, ma l'hanno vista più volte aggirarsi tra gli scaffali senza disturbare le persone che stanno leggendo o comunque, insomma, stanno studiando. Ci sono segnalazioni, pensate un po', di centinaia o addirittura migliaia di incontri spettrali con la Willard, e a volte la sua presenza è accompagnata da un fortissimo odore di muschio. Altre volte però si fa notare spostando dei libri, accendendo e spegnendo le luci, aprendo e chiudendo le porte, e non solo, ma anche aprendo e chiudendo i rubinetti del bagno. Il primo caso di apparizione accade nel 1937, durante una notte invernale. Secondo quanto riporta la cronaca dell'epoca, un impiegato della libreria scese nei sotterranei per alimentare il fuoco e all'improvviso apparve una figura dalle sembianze femminili, vestita infatti con un abito lungo di colore grigio. Ma prima che l'uomo si riprese dallo shock, questa figura scomparve, e da quell'episodio la signora in grigio tornò a farsi vedere più volte a diverse persone e in diversi luoghi. Oggi una squadra di tecnici ricercatori hanno installato all'interno della struttura sofisticatissime telecamere di sorveglianza aggiornate ogni 30 secondi, e pensate un po' anche alcune in infrarossi. Queste telecamere sorvegliano ben 3 diverse aree. La prima è lo studio dove si effettuano ricerche, la seconda è l'area destinata ai bambini e la terza è il seminterrato in cui nel 1937 avvenne la prima apparizione. Ogni settimana tutte le immagini catturate dalle telecamere vengono controllate con moltissima attenzione e tutte le volte in qualche fotogramma appare sempre qualcosa di strano. Infatti, esposti sul sito della biblioteca, molti affermano che contengano l'immagine spettrale della presunta Lady o anche di altri spiriti, perché a quanto pare non c'è solo lei. Le teorie delle apparizioni della signora in grigio sono molteplici. Alcuni affermano ad esempio che il suo spirito provenga da un cimitero nelle vicinanze, altri invece sostengono che la donna morì all'interno della biblioteca e che, amando molto i libri, non abbandonò mai il luogo in cui perse la vita. Pensate un po', ragazzi, che alcuni affermano
affermano che si ingelosisce quando gli uomini si mettono a leggere i suoi libri preferiti. Ma c'è un'altra teoria. C'è chi definisce inoltre che il padre non voleva cedere alla figlia dopo la sua morte e che per questo motivo il suo spirito ritornò nel luogo che le causò tanto dolore e rimpianti durante la vita terrena. Tutti coloro che sostengono quest'ultima ipotesi sono convinti che lo spirito di Lewis Carpenter continuerà ad infestare la biblioteca fino a quando questa non tornerà di proprietà della famiglia Carpenter. Ma ragazzi, andiamo avanti perché il video non è finito qua. Ho un altro racconto da raccontarvi, in quanto appunto questo era molto breve ma abbastanza insolito, insomma. Molti di voi sicuramente sapranno che l'Italia non è famosa solo per alcuni aspetti, ma soprattutto per le sue opere architettoniche. Tra queste spicca sicuramente un teatro molto particolare, il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo, che tra l'altro è l'edificio teatrale più grande di tutta l'Italia. E non solo, il terzo più grande di tutta Europa. Pensate un po', raga. Lo superano soltanto l'Opera National di Parigi e la Staatsoper di Vienna. Praticamente da quello che si racconta è una mini città, insomma. I lavori per questo gioiello architettonico iniziarono nel 1875 e finirono nel 1891. Il comune di Palermo volle creare un'opera tale che fosse ricordata nel mondo al pari delle 7 meraviglie del mondo antico, e per questo motivo, a causa della sua costruzione, fu abbattuta la chiesa, il monastero della Stimmate di San Francesco, la chiesa e il monastero delle Vergini Teatine dell'Immacolata Concezione, la chiesa di Santa Martara e la chiesa di Sant'Agata Scorruggi delle Mura. E questo perché? Perché tutti insieme occupavano, pensate un po', la bellezza di 25.000 metri quadrati. Proprio questo scempio di demolizioni dei luoghi sacri sembra che abbiano risvegliato uno spirito che da allora si mostra spesso e volentieri nel teatro palermitano. Durante gli scavi, infatti, venne ritrovata una tomba di una monaca che sarebbe l'ultima madre superiore del convento annesso alla chiesa delle Stimmate. Disturbata dal suo eterno riposo, la pia donna cercò in ogni modo di ostacolare l'opera dell'uomo, manifestando la sua presenza ammonitrice. In poche parole, raga, gli ha detto: o ve ne andate o vi faccio andare via io. Se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividetelo. Ma adesso andiamo avanti, perché molti scritti dell'epoca riportarono infatti numerosi incidenti e problemi avvenuti durante la realizzazione di questo teatro, e in particolare alcuni parlano di un'ombra nera di bassa statura che apparse più e più volte sul palcoscenico, tra le quinte e nei sotterranei, dove tra l'altro emetteva rumori misteriosi che gelavano il sangue. Questo spirito sembra che si aggirasse inquieto per tutto il teatro, lanciando maledizioni agli operai, e non solo, ma che facesse loro diversi scherzi, come nascondere i loro strumenti, farli inciampare e, pensate un po', addirittura schiaffeggiarli. A causa della sua altezza ridotta, circa 1,30 m, questo spirito venne soprannominato dai palermitani la Monachella, ed è proprio lei che viene indicata dai cittadini di Palermo come la principale responsabile della lunghezza ventennale dei lavori di ricostruzione e di restaurazione. Infatti si dice che sia colpa proprio di questo spirito se questo teatro fu costruito in ben 23 anni. E non solo, ma per altri 23 anni rimase chiuso per restauri. La sua predilezione per gli sgambetti costruttori viene talmente di frequente che la cosa ovviamente non poteva essere ignorata. Così all'ingresso appunto di questo teatro c'è un gradino, diciamo, un po' particolare, un po' speciale, sul quale c'è un cartello dove si raccomanda di fare particolarmente attenzione. Questa storia, ragazzi, afferma che tutti coloro che non credono agli spiriti, ma soprattutto a questo spettro in particolare, nel salire i gradini inciamperanno proprio su quello, denominato appunto il gradino della suora. Nonostante questo teatro abbia fatto la storia della città, lo spirito inquieto della suora in realtà non è mai stato placato. Anche un tentativo è stato fatto dal sindaco con un'iscrizione che appare frontalmente sull'edificio, con scritto per la precisione: vano delle scene è il diletto. Questa scritta, questa incisione, insomma, chiamatela un po' come volete, aveva lo scopo di placare l'ira di questa monaca e di rendere questo edificio un po' più morale, un po' più spirituale, ecco, insomma. Ma a quanto pare questo spirito non badò molto a questa scritta. Attualmente il Teatro Massimo è nel pieno della sua attività e riceve moltissimi visitatori e amanti del teatro. Di tanto in tanto però qualche turista intravede sempre qualche piccola ombra scura, a volte ben delineata, a volte un po' meno, che sembra non solo ammonire i presenti, ma anche a protestare per lo scempio necessario all'opera di intrattenimento. Questo piccolo spirito della monachella purtroppo non riesce a trovare la pace che merita, anche perché negli ultimi anni, soprattutto di notte, molti curiosi si appostano nei pressi del teatro nella speranza di immortalarla mentre si lamenta. Ragazzi, anche per oggi questo video termina qua, spero vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando,
iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividetelo. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned!